Ben ritrovati ragazzi, in questo nuovo video ho tra le mie mani tre flash di Godos che avrete già riconosciuto. Ho fatto un test di potenza proprio tra questi tre flash che adesso vi vado a elencare, proprio perché sono sicuro che alcuni di voi come sottoscritto erano curiosi di vedere proprio la differenza che ci potrebbe essere tra un pocket flash come l'IT30 Pro che ti ho recensito proprio recentemente sul mio canale e anche il recentissimo V480 che è uscito anche lui proprio in questi mesi, uno speedlight decisamente compatto con tutte le funzioni, con tutta la tecnologia che ormai siamo abituati a trovare sui prodotti Godos, quindi un speedlight decisamente interessante e un flash in stile retro che è uscito esattamente un anno fa, che si chiama Luxmaster, un flash che credo sia stato un po' sottovalutato. Dico questo perché non ne ho visti tantissimo in giro, l'ho utilizzato non moltissimo, sono sincero con voi, ma quelle volte che ho avuto bisogno di lui il suo lavoro l'ho sempre fatto, ok? Anche in questo caso avrei dei backstage da portarvi, ma devo trovare il tempo proprio per editare i video, quindi supportate il mio lavoro, date un hype e anche un like a questo video perché è molto importante per il sottoscritto. Altra cosa molto importante che vi devo dire, allora, i test li abbiamo fatti con il Sekonic 858, eccolo qui, lo conoscete tutti. Non ho utilizzato il profilo standard questa volta, a differenza proprio di quando ho fatto il test con il V100 e il V860. Ok, quella volta ho voluto fare il test utilizzando quel profilo, ma mi sono reso conto che era meglio proprio partire con il profilo dedicato per la mia fotocamera. Come in questo caso io ho due profili con questo 858, un sensore APS-C e un sensore full frame. La calibrazione l'ho fatto con una fotocamera sempre di Sony A7 IV che va tranquillamente bene per qualsiasi sensore full frame, questo te lo posso garantire, anche se poi ovviamente è sempre meglio crearsi un profilo dedicato se possiedi questo esposimetro, ok ragazzi? Quando però ho fatto il test dell'IT30 Pro, perché questo video nasce con lo scopo di farti vedere la potenza di questo flash, ho voluto proprio giusto per vedere se c'erano grosse differenze fare anche la misurazione con il DigiPro di questa azienda tedesca. Questo era l'esposimetro che utilizzavo in precedenza prima di possedere questo, ok? E ti posso garantire, anzi credo che ho anche filmato, la differenza praticamente è di un decimo di stop. Ho riportato esattamente in questa lavagna tutte le misure che sono appena andato a rilevare con l'858, adesso ve le vado a svelare, quindi seguimi con attenzione, dopo a fine video lascio anche una tabella, fate un fermo immagine e ve le guardate con attenzione. Adesso andiamo a commentare insieme quello che ho misurato poco fa. Allora, innanzitutto ho fatto il test solamente alla massima potenza, è più che sufficiente per capire ovviamente lo scarto che ci sono tra questi tre flash. Li andrò a leggere ragazzi perché non me li ricordo tutti, neppure quando avevo 10-15 anni avevo una memoria in grado di ricordare tanti numeri. Io non uso teleprompter, mi piace essere spontaneo poi con voi, quindi come fossimo al bar e facciamo quattro chiacchiere, e quindi uso il modo di Bruno Vespa, cioè la cartellina, la mia è una lavagna. Detto questo, allora, i tre flash sapete già quali sono, partiamo dal V480 che tra i tre è quello decisamente più potente, e qui ho fatto due misure con la parabola a 24 e a 105 perché ovviamente la potenza cambia, più chiudiamo più abbiamo un fascio luminoso potente, ma cambia anche la durezza della luce, ma questo è un altro discorso. Comunque quello che mi diceva l'858 sempre alla massima potenza utilizzando questo flash è di utilizzare un diaframma con la parabola 105 di f32.5 e con la parabola 24 di f22.2, quindi poco più di uno stop. Per quanto riguarda questo flash retro, questo Luxmaster, qui non abbiamo la parabola modificabile, abbiamo questo riflettore che ha un diametro, se ricordo bene, di 14 cm. In questo caso sembra la massima potenza, sempre a 1 metro di distanza, sempre un 125esimo, sempre ISO 100, il diaframma è di f16.8, ok?
Quindi ragazzi, più o meno uno stop, se facciamo ovviamente il paragone con la parabola A24 di questo V480. Ma vediamo adesso invece questo mini flash, che è lo scopo poi di questo video, e vediamo se c'è un divario decisamente importante con il 480. Allora, in questo caso dobbiamo chiarire una cosa molto importante: è più piccolo, ok, quindi non dobbiamo aspettarci chissà cosa. Abbiamo una parabola piccolina, non abbiamo lo zoom. Ho fatto con questo flash due misure, con il diffusore inserito e non inserito. Anche qui abbiamo la possibilità di mettere quel cappuccio per rendere un po' più morbida la luce, ma in questo caso non l'ho ritenuto importante. Quando parliamo di flash così piccolini, secondo me è molto importante proprio vedere proprio quanta luce perdiamo utilizzando proprio questo diffusore, che ricordo lo vai a inserire direttamente andando a agire su questo selettore. Allora, soliti settaggi, non è cambiato nulla. Con il modificatore inserito, il diaframma è di f8.3, invece andandolo a togliere f11.3, quindi uno stop di differenza utilizzando questo diffusore. Dunque ragazzi, siamo arrivati quasi al termine, ma c'è un'altra misura che sono andato a prendere poco fa, che ho dimenticato proprio di fare l'altro giorno. Anzi, adesso ti lascio tutta la tabella qui con un riassunto proprio di tutto quello che abbiamo ottenuto. Quindi fai un fermo immagine, trai le tue conclusioni e se ti va lascia un commento qui sotto. Allora, ho dimenticato di fare il test alla massima potenza però in high speed sync, quindi ho rimediato e adesso ti vado a svelare quello che ho ottenuto. Quindi ho alzato l'otturatore a un 500esimo, ok? Anche a un 4 millesimo, dal momento che l'858 può proprio prendere la misura anche in high speed sync. Comunque, facciamo un po' di chiarezza. Allora, scattare in high speed sync nel 2025 anche no, ok? Perché ovviamente lo possiamo evitare proprio perché possiamo inserire velocemente un filtro ND. Le mirrorless praticamente, anche quando mettiamo ND decisamente che vanno a togliere tantissimi stop, non hanno problemi di messa a fuoco, cosa che prima non si poteva dire con una reflex, e proprio per quello quando avevo una reflex scattavo sempre in high speed sync anche con un normale speed light. Però lo svantaggio di utilizzare l'high speed sync è che innanzitutto consumi più batteria e soprattutto si surriscalda molto di più e quindi il flash si ferma. E quando scattiamo in high speed sync, adesso ad esempio ti dirò quello che ho ottenuto con l'858, non sarà costante scatto dopo scatto perché avrai sicuramente dei cali di luce foto dopo foto, quindi non sono tutte uguali le foto. Avrai anche delle foto dove avrai la sensazione che il flash addirittura non ha lampeggiato e questo accade molto facilmente. Altra cosa che devi sapere con questo mini flash, quando lo utilizzi all'aperto, non è che potrai utilizzarlo con obiettivi con ottiche decisamente lunghe come un 135 del 100 mm perché ne arriva poca di luce, ok? Diciamo che se sei all'interno di un edificio dove i tempi scendono e abbiamo poca luce, ovviamente riesci a illuminare lo stesso qualcosina il soggetto internamente, ma all'aperto come luce di schiarita con questi obiettivi non ce la farai. Io ho provato addirittura a utilizzarlo con un 85 mm facendo il classico ritratto americano e di luce ne arrivava poca. Hai visto proprio nella recensione che invece ho utilizzato un 50 mm e facendo un ritratto mezzo busto arriva un po' di luce, però lo devo utilizzare alla massima potenza, quindi devo attendere più di 1,5 secondi che si vada a ricaricare, ok? Quindi filtro ND sempre consigliato, lasciamo perdere l'high speed sync. Se utilizzi un 35 mm secondo me è l'obiettivo perfetto su full frame da utilizzare con questo mini flash, anche il 28 mm, anche il 24 perché no, come luce di schiarita ovviamente. Poi ripeto, internamente quando i tempi scendono puoi tranquillamente anche illuminare molto di più la modella completamente. Comunque ti consiglio proprio di acquistarlo perché merita. Non sarà il tuo flash principale che andrai a utilizzare di più, ma quel flash che andrai ad affiancare proprio al tuo speed light. E quindi in conclusione ragazzi, cosa ho ottenuto con questo piccolo flash in high speed sync alla massima potenza? Innanzitutto non è cambiato nulla per quanto riguarda le impostazioni, è cambiato solamente la velocità ovviamente dell'otturatore, l'ho portato a un 500esimo e in questo caso Iseconic mi diceva di impostare un diaframma di f403.
In questo caso, se magari sei interessato a ottenere a questa distanza anche uno sfocato, perché è proprio l'obiettivo che apre a f1.4, avresti dovuto portare l'otturatore a un 4 millesimo. In questo caso proprio l'858 mi dice di impostare proprio il diaframma f1.4. quindi come vedete questo flash, anche se è così piccolino, può aiutarvi nelle vostre foto di ritratto o di alcuni oggetti che volete ovviamente fotografare. Quindi spero che questo video vi abbia tolto tutti i dubbi, fate le vostre considerazioni e se vi va potete condividere proprio qui sotto nei commenti.